Siamo a Erbil, nella sede arcivescovile, e siamo qui con Sua Eccellenza Monsignor Bashar Warda, che è l'arcivescovo caldeo cattolico della città. Monsignor Warda è anche il coordinatore del comitato che le chiese locali hanno costituito per coordinare gli sforzi che le chiese fanno appunto per sollevare la situazione dei profughi e dei rifugiati. La prima domanda che facciamo a Monsignor Warda è come questa crisi e questo afflusso improvviso di famiglie cristiane dalla piana di Ninive e da altre zone dell'Iraq verso Erbil, verso questa parte del Kurdistan, sta cambiando la vita della sua diocesi. The life of the archdiocese, the pastoral life of the archdiocese have changed dramatically. We have stopped all the pastoral planning which we had planned in the beginning of 2014 to deal with this new crisis. Il volto dell'arcidiocesi a causa dell'afflusso di profughi è cambiato, dice Monsignor Warda, drammaticamente. Abbiamo dovuto fermare tutti i nostri programmi pastorali e reimpostarli, costruirne di nuovi per poterci adattare alle nuove situazioni. All our efforts is being directed to help the 13,000 families who were registered in our archdiocese. Tutti i nostri sforzi sono andati ovviamente durante l'emergenza per aiutare le 13 famiglie cristiane che sono arrivate nella nostra arcidiocesi e che noi abbiamo provveduto a registrare proprio per poter indirizzare meglio gli sforzi. Church classrooms, church halls, church gardens were occupied with refugees. For 2 months they were living within the churches complex. Per 2 o 3 mesi moltissimi di queste migliaia e migliaia di rifugiati hanno vissuto nelle chiese, negli spazi ecclesiali, nei giardini delle parrocchie, in ogni luogo in cui noi potessimo in qualche modo dar loro sollievo. For 2 weeks even the church itself was occupied. Per due settimane anche questa chiesa, la chiesa arcivescovile, è stata occupata dai rifugiati, sono stati alloggiati lì. But after 2 weeks we started really organizing also the way that we help the families. E dopo queste 2 settimane davvero drammatiche abbiamo però provveduto a organizzarci per organizzare meglio gli sforzi di aiuto. We do believe that the way that we should help our Christian families is to help them helping themselves, not to be the one as we are not parents, new parents for them. They have to be the parents for their families. We are trying to help them to cope with this crisis. Quello che noi cerchiamo di fare è di aiutare le famiglie cristiane ad aiutare se stesse. Noi non vogliamo diventare, noi come Chiesa e come organizzazione delle Chiese, non vogliamo diventare dei loro nuovi genitori e quindi con questo trasformarli in nuovi infanti incapaci di badare a se stessi. Noi vogliamo che loro diventino sempre più padroni anche nella crisi del loro destino. We don't like to give them food and to take their dignity. Non vogliamo dare loro del cibo o degli aiuti e in cambio prenderci la loro dignità. So what we are working is always being available to help them so they could really cope with the trauma of this crisis. Il nostro intento principale è quello di aiutarli a superare il trauma di questa crisi. So we tried different programs with different NGOs, but the best one that we really see it's the best program for our families is the program which Archbishop Nona of Mosul started. It's renting houses within the area of Erbil, where we create new parishes, we evacuate all the centers, all the gardens, moved these families to newly built houses. Abbiamo fatto diversi tentativi all'inizio, ma il programma che ci ha dato
più risultati, più soddisfazioni dal punto di vista dell'assistenza ai profughi è quello del programma dell'housing, cioè di aiutarli ad avere delle case in cui ricostruire la propria dignità di individui ma anche di famiglie. Abbiamo portato le famiglie a gruppi consistenti, almeno 200 famiglie per volta, tutte insieme, e le abbiamo aiutate a mantenere anche la loro identità di gruppo. Abbiamo costituito delle nuove parrocchie per provvedere anche ai loro bisogni pastorali e spirituali, e questo programma, che è stato iniziato da Monsignor Nuna, arcivescovo di Mosul, ci ha dato particolari soddisfazioni, ci ha anche aiutato a portare migliaia e migliaia di famiglie fuori dai centri costituiti nell'emergenza, dei centri di fortuna, e a farli passare dall'emergenza ad almeno un minimo di stabilità. And these we choose 3-4 families who are close relatives together. They stay in a house, they share kitchen and bathrooms, and each family has its own living room. And the families started also looking for jobs to take care of other necessities of the living, which help them to move from emergency status to more stability. So the father knows what his own identity. He is the one to care for the family. Before, when they were in centers, in refugee centers, they've lost the identity. The fathers, the mothers, they don't know what to do with this. Not to mention that we have an affected children or generation from 2 years old to 14 years old, who are also another victim. So this program at least get them back to a house where they could sit together and not be a refugee, because we don't like to develop a refugee status for our families. Oltre a pensare ai grandi gruppi, alle centinaia di famiglie cristiane da tenere insieme, abbiamo pensato anche ai piccoli gruppi, per cui in queste case abbiamo ospitato famiglie che siano strettamente connesse da legami di parentela, che quindi possono vivere insieme, magari dividere una cucina, magari dividere i servizi. E questo sempre nell'idea di ridare alle persone la dignità e anche la personalità, il ruolo, perché nei campi profughi che cosa succedeva? Succedeva che tutto ricadeva sulle donne e gli uomini perdevano la loro identità di capofamiglia e quindi di persona che deve provvedere anche ai bisogni degli altri. Per non parlare c'è una generazione di ragazzi e di bambini che in questa crisi rischia di perdersi, e quindi anche loro vanno assistiti e vanno aiutati. And we created within these renting houses new parishes. We are not scattering the families in the whole of Erbil. No, we looked for 100 houses, 50 houses, so we could create a new parish where it would be also possible for the church to have sisters and priests to be with them, live with them, and accompany them. And also we helped the priests and the nuns via a workshop, and we would like to do more on that to help them how to deal with the new situation. Il fatto di aver tenuto le famiglie cristiane insieme, non disperdendole per tutta Erbil, che è una città di quasi 1 milione di abitanti, molto grande, ci ha aiutato anche a costituire nuove parrocchie che a loro volta sono servite per poter mettere dei sacerdoti e delle suore in mezzo a queste persone per provvedere ai loro bisogni spirituali, e sempre nell'idea di aiutarli a recuperare la dignità, l'identità e il ruolo. E questa è la strada su cui vogliamo continuare ad operare come chiese del Kurdistan. So I would like also to ask you to help us, to help the families. We have a program of renting houses. We are now hosting within this program 1,400 families. There are another 1,000 families would like to get the help because they are living in schools, in some of the unfinished buildings. We would like also to get them as soon as possible to benefit from this program. So I would like to ask your help helping us in this program. E io vorrei quindi approfittare di questa occasione, di questo incontro con Famiglia Cristiana, per
chiedere il vostro aiuto, per chiedere di aiutarci a proseguire in questo programma di restituzione delle case e quindi della dignità alle persone. Noi abbiamo già sistemato 1400 famiglie cristiane, ma ne abbiamo ancora almeno altre 1000 che devono essere aiutate in questo senso, devono essere messe in queste case e aiutate a superare non solo l'emergenza materiale ma anche l'emergenza spirituale. Devono smettere il più presto possibile di essere dei profughi e quindi chiediamo il vostro aiuto per proseguire in questo programma. Ci sono altre 1000 famiglie cristiane che hanno bisogno di noi e hanno bisogno anche della vostra collaborazione. Thank you for your prayers. Thank you for your help. Grazie per le vostre preghiere e grazie per il vostro aiuto. Thank you, His Excellency. You're welcome.